Prima di passare al tutorial vi ricordo che ho reso disponibile su Amazon dei quaderni di appunti all'uncinetto. C'è la versione media in bianco e nero da 6,99 €, la versione grande in formato A4 a colori da 9,99 € e la versione più piccola sempre in bianco e nero da 6,95 €. All'interno di ognuno di questo quaderno di appunti avrete la possibilità di annotare tutti i dettagli dei vostri progetti, il numero di catenelle, il multiplo dei dettagli e infine ci sono anche delle pagine per delle note aggiuntive. Inoltre è disponibile sempre su Amazon anche la versione in spagnolo. Per le uncinettine che preferiscono avere sotto mano e scritto il tutorial, io ho messo a disposizione il libro 21 progetti creativi. È un altro piccolo libro di 5 progetti borse. Sono ispirati dal mio canale YouTube. Nel box informazioni vi metto tutti i link utili per scegliere il vostro preferito. Vi ricordo inoltre di iscrivervi al gruppo Facebook Le Amiche di Rosa Parlato YouTube, dove potete condividere con me i vostri progetti di uncinetto che sono stati ispirati dai miei tutorial. Passiamo adesso al tutorial. Per il tutorial di oggi vi mostro questo bellissimo cardigan che ho chiamato Fiore perché realizzo questo tutorial con il filato di Lacaria Ricami, un bellissimo sfumato di microfibra acrilico, quindi adatto sia d'estate che d'inverno ed è anche lavabile in lavatrice. Ci sono diversi colori, quindi basta solo che voi scegliate il vostro preferito. Nel box informazioni trovate il link per acquistare questo filato o comunque la sfumatura di colore che preferite e in descrizione trovate anche tutti i vantaggi per acquistare dalla Lacaria Ricami. Allora, per il cardigan Fiore noi dobbiamo andare a mettere su la misura del nostro giroseno. Questo significa che andremo a misurare l'intera circonferenza, la divideremo per 2, quindi diviso 2. Vedete come ho già segnato qua, e significa che sarà di 61 cm, quindi dobbiamo avere 94 maglie alte. Quindi lavoreremo due parti, una parte più larga che sarà il nostro dietro e due parti divise che saranno la parte destra e sinistra del nostro davanti. Quindi se il mio totale è 112 cm di giroseno, io divido per 2, quindi 61 cm, e metto su un numero di catenelle che sia pari a 61 cm, ok? Quindi dividiamo l'intera circonferenza del nostro giroseno diviso 2, 61 cm, e poi questa misura, vedete che noi abbiamo sviluppato, la andiamo a dividere e adesso io vado a mettere su un multiplo di 9, quindi per il mio punto all'uncinetto, più 4 più 2, nel mio caso metto un totale di 96 catenelle. Una volta che abbiamo messo su le nostre 96 catenelle con uncinetto 3,5 contiamo 1 2 3 e nella quarta dall'uncinetto lavoriamo la prima maglia alta e lavoreremo una maglia alta in ogni catenella. Fino a completare l'intera riga. Una volta che abbiamo completato le nostre 94 maglie alte, questo sarà, vedete, il risultato. Adesso 1 2 e 3 catenelle, giriamo il nostro lavoro. Qui abbiamo, vedete, la prima maglia alta, entro in quella dopo e lavoro un'altra riga di maglie alte. Lavoreremo un totale di 3 righe a maglia alta prima di iniziare il nostro punto fantasia. Quindi io andrò a proseguire questa riga, 3 catenelle e un'altra riga di maglie alte. Dopo aver lavorato, vedete, le 3 righe, iniziamo il nostro punto fantasia. Lavoriamo sempre 1 2
e 3 catenelle che saranno la nostra prima maglia alta. Filo sull'uncinetto e lavoro altre 3 maglie alte, quindi un totale di 4 maglie alte. A questo punto dobbiamo saltare 2 maglie alte e nella terza lavoriamo 2 maglie alte nello stesso punto, una catenella e di nuovo 2 maglie alte, 1 e 2. Saltiamo di nuovo 2 punti di base e nella terza lavoriamo una maglia alta, 2 maglie alte, 3 maglie alte e 4 maglie alte. Quindi ripetiamo le 4 maglie alte come all'inizio. Adesso di nuovo filo sull'uncinetto, saltiamo 2 maglie alte, entriamo nella terza e lavoriamo 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte nello stesso punto, di nuovo saltiamo 2 maglie alte, nella terza lavoriamo le 4 maglie alte, prima maglia alta, seconda maglia alta, terza maglia alta e quarta maglia alta. E adesso praticamente dobbiamo ripetere la stessa lavorazione per tutta la riga. Quando arriviamo a fine riga, vedete, io ho lavorato il mio gruppo di maglie alte con la catenella, salto 2 punti, entro, guardate, nel terzo e lavoro le ultime 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4 maglie alte. Quindi iniziamo con 4 maglie alte e terminiamo con 4 maglie alte. Adesso noi dobbiamo proseguire lavorando sempre alla stessa maniera. Lavoreremo sulle maglie alte e al centro, vedete, della nostra catenella lavoreremo il gruppo di 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Quindi iniziamo con 1, 2 e 3 che sarà la nostra prima maglia alta, filo sull'uncinetto, lavoriamo la seconda maglia alta, la terza maglia alta e la quarta maglia alta. Adesso guardate al centro dove abbiamo la catenella, lavoriamo 2 maglie alte, 1 e 2, una catenella e di nuovo sempre nello stesso spazio 2 maglie alte. Ora filo sull'uncinetto e andiamo, vedete, sulla prima maglia alta delle 4 e lavoriamo una maglia alta su ogni maglia alta per un totale di 4 maglie alte. Adesso guardate, entriamo direttamente dopo le 4 maglie alte, subito entriamo nello spazio da una catenella e lavoriamo di nuovo 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. E quindi praticamente ripetiamo la lavorazione sottostante alla stessa maniera sulla riga successiva. Io adesso vado a proseguire in questa maniera qui. Quando arrivo alla fine della riga ho iniziato con 4 maglie alte, dobbiamo terminare con 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4. Quindi entro nella prima, lavoro la seconda, lavoro la terza e la quarta sulla terza catenella. Ed ecco qui, vedete come risulta la nostra lavorazione. Adesso ripetiamo la riga per tutte le righe seguenti, quindi 3 catenelle, giriamo il lavoro
e iniziamo sempre lavorando una maglia alta su ogni maglia alta, quindi 4 maglie alte iniziali. Contate per essere sicuri di non sbagliare. Adesso dove abbiamo, vedete, lo spazio da una catenella, entriamo all'interno e lavoriamo 2 maglie alte, una catenella e di nuovo 2 maglie alte. E una maglia alta su ogni maglia alta. Quindi sulle maglie alte lavoreremo sempre le maglie alte e nel gruppo da una sola catenella lavoreremo sempre 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Adesso dobbiamo andare a proseguire in questa maniera qui, ovviamente per un tot di righe. Io adesso vado a proseguire e poi vi dico quante righe ho realizzato. Ho realizzato, comprese le 3 righe di maglie alte, 39 righe, che sono 48 cm di altezza. Adesso semplicemente dobbiamo realizzare una maglia alta su ogni punto. Quindi inizio con le mie 3 catenelle, giro sempre il mio lavoro e sulle maglie alte lavoriamo una maglia alta. Quando arriviamo, vedete, sul gruppo dove noi lavoravamo all'interno della nostra catenella, adesso lavoriamo una maglia alta sulle 2 maglie alte, vedete, una qui e un'altra qui, e lavoriamo una maglia alta anche, vedete, sulla catenella e di nuovo una maglia alta su ogni maglia alta, ed ecco il risultato. E dobbiamo praticamente andare a proseguire così, una maglia alta su ogni punto. Di nuovo arriviamo sul gruppo da 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte, una maglia alta su ogni maglia alta e una maglia alta, vedete, anche dove abbiamo la catenella al centro, e di nuovo una maglia alta su ogni maglia alta. E questo, vedete, sarà il risultato. Quindi andiamo a proseguire così per tutta la riga. Una volta, vedete, che noi abbiamo completato tutta la riga di maglie alte, avremo praticamente lo stessissimo numero di maglie alte iniziali, quindi nel mio caso sono 94 maglie alte. A questo punto semplicemente, guardate, un nodino di sicurezza in questa maniera qui e chiudiamo e andiamo a nascondere il filo. A questo punto, vedete, noi abbiamo come gruppi tipo ventagli, abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Quindi abbiamo messo le nostre catenelle in maniera da avere questi gruppi, vedete, in maniera pari. Adesso io devo realizzare 2 pannelli che saranno il destro e il sinistro, e come gruppi dovranno avere 1, 2, 3, 4 e 5, quindi giusto, vedete, la metà della lavorazione di questi gruppi. Quindi adesso andiamo a lavorare. Io ne ho già realizzato uno che avrà praticamente le stesse righe in altezza. Ad un certo punto però creeremo, vedete, quella che sarà solo la parte della spalla. Per la nostra metà noi dobbiamo avere 49 maglie alte, quindi lavoriamo 49 catenelle più 2 per realizzare la prima maglia alta, quindi 51 maglie alte, 1, 2, 3, e nella quarta lavoriamo la prima maglia alta, in modo, vedete, da averne già 2. E adesso in ogni catenella lavoriamo una maglia alta, quindi iniziamo alla stessa maniera del pannello retro.
e lavoriamo una maglia alta per tutta la riga. Una volta vedete che io ho completato le mie 49 maglie alte, adesso io devo lavorare 3 righe come nel pannello principale, quello retro, quindi 3 catenelle, filo sull'uncinetto, questa vedete è la prima maglia alta, entro nella seconda e lavorerò una maglia alta in ogni punto. Quindi adesso andate a completare un totale di 3 righe di maglie alte. Completate, vedete, le 3 righe di maglia alta. Noi dobbiamo adesso iniziare il punto fantasia e lavoreremo alla stessa maniera del pannello retro. Quindi 1, 2 e 3 righe, giriamo il nostro lavoro e lavoriamo le prime 4 maglie alte. La prima l'abbiamo già lavorata, lavoriamo la seconda, lavoriamo la terza e lavoriamo la quarta maglia alta. Adesso saltiamo 2 maglie alte e nella terza lavoriamo 2 maglie alte, una catenella e di nuovo 2 maglie alte. Adesso saltiamo 2 maglie alte e di nuovo dalla terza in poi lavoriamo 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4 e di nuovo saltiamo 2 maglie alte e nella terza lavoriamo nello stesso punto 2 maglie alte, una catenella e di nuovo 2 maglie alte nello stesso punto. Ed ecco, e quindi andiamo a ripetere la stessa sequenza fino a fine riga. Se abbiamo lavorato correttamente, vedete, quando abbiamo lavorato l'ultimo gruppo di maglie alte con la catenella avremo 6 maglie alte, quindi saltiamo, vedete, 2 maglie e le ultime 4 lavoriamo maglie alte, quindi una maglia alta su ognuna delle 4, quindi iniziamo con 4 maglie alte e terminiamo con 4 maglie alte. Ed ecco qui, vedete, adesso noi dobbiamo ripetere dalla riga che andiamo a lavorare adesso per tutta la nostra altezza, quindi 1, 2 e 3 giriamo il lavoro e adesso sulle 4 maglie alte lavoriamo una maglia alta su ognuna. Le prime 3 saranno la prima maglia alta, lavoriamo la seconda, lavoriamo la terza e lavoriamo la quarta. E poi dove abbiamo, vedete, lo spazio da una catenella, entriamo all'interno e lavoriamo 2 maglie alte, una catenella e di nuovo sempre nello spazio 2 maglie alte. E di nuovo guardate dove abbiamo le 4 maglie alte, quindi non vi confondete, andate in questo gruppo da 2, ma andiamo sulle 4 maglie alte e lavoriamo una maglia alta su ognuna di esse, quindi 1, 2, 3 e 4 maglie alte. E di nuovo guardate bene, dopo le 4 maglie alte sullo spazio da una catenella entriamo all'interno e di nuovo 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. E adesso a questo punto dobbiamo andare a ripetere alla stessa maniera. Io andrò a realizzare 30 righe, quindi 3 righe di maglie alte più altre 30 righe di punto fantasia per un totale di 33 righe. Quindi io completo, vedete, il pannello interamente, quindi inizio con le 3 righe, proseguo per 30 righe di punto fantasia e poi dividiamo, guardate, a metà, quindi 1, 2 e 3 sul terzo
punto a ventaglio, io lo chiamo ventaglio per capirci, metto un marcapunti, così avrò 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, quindi lo dividiamo a metà. Adesso semplicemente 3 catenelle, che saranno sempre la nostra prima maglia alta, giriamo il lavoro e lavoriamo sempre una maglia alta su ogni maglia alta delle 4, quindi le prime 4 vedete a maglia alta. Nel gruppo del nostro ventaglietto, all'interno dello spazio da una catenella, sempre le 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. E vado a proseguire sempre una maglia alta su ognuna, vedete, delle 4, dove ho lo spazio da una catenella, lavoro 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Adesso guardate bene, io ho le 4 maglie alte, 1, 2, 3, 4, qui lavorerò ovviamente una maglia alta su ogni maglia alta, quindi 4 maglie alte, e dove ho adesso, vedete, questo ventaglio, ovviamente io devo lavorarlo a metà, quindi che cosa faccio? Tolgo il marcapunti e vado a lavorare semplicemente sulla maglia alta una maglia alta, quindi ho 2 maglie alte, vedete, una maglia alta su ogni maglia alta, e dove ho la catenella lavoro una maglia alta, quindi lavoreremo i 3 punti 1, 2 e 3 a maglia alta, quindi una catenella, giriamo sempre il nostro lavoro e andiamo a proseguire. Dove abbiamo, vedete, le maglie alte, lavoreremo le maglie alte. Quindi abbiamo un totale di 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 maglie alte. E qui dove abbiamo, vedete, lo spazio da una catenella, 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte, e di nuovo qui abbiamo le 4 maglie alte, andiamo a terminare e completare la riga. Ultime 4 maglie alte, ed ecco che abbiamo lavorato, guardate, la prima riga. Adesso ovviamente noi dobbiamo avere in totale lo stesso numero di righe, quindi la stessa altezza del pannello dietro, quindi lavorerò un totale di 6 righe, quindi 6 righe lavorate appunto fantasia, e poi termineremo con una riga di maglie alte. Una volta, guardate, che ho completato 1, 2, 3, 4, 5 e 6 righe, vedete, alla stessa maniera del pannello, adesso 1, 2 e 3, e dobbiamo lavorare un giro di maglie alte, quindi una maglia alta su ogni maglia alta, sulle prime 4 una maglia alta, e poi sul ventaglietto io lavoro una maglia alta sulla maglia alta, e al centro, dove ho lo spazio da una catenella, una maglia alta, quindi una maglia alta su ogni punto. Fino a fine riga.
Una volta che abbiamo terminato anche la riga di maglie alte, io taglio, vedete, un filo un pochino più abbondante e lo tiro in questa maniera qui, e quindi abbiamo, vedete, realizzato una delle due parti davanti. Ovviamente andiamo a realizzarne un'altra praticamente identica, quindi dovete realizzare due parti uguali. A questo punto, vedete, apriamo il nostro pannello di dietro e dobbiamo andare ad appoggiare quelli che sono i pannelli del davanti e li appoggeremo, vedete, uno da questo lato così e l'altro ovviamente lo andiamo a girare e lo appoggiamo in quest'altra maniera. Ed ecco qui, ok? Adesso dobbiamo andare a cucire le parti del lato di sopra della spalla. Prima di andare a cucire, vedete, io sul lato del retro, che sarà quello che termina con una riga di maglie alte, io conto 25 maglie alte, che sono le stesse che praticamente io qui metto, vedete, il mio segnino e poi vado a cucire. Ovviamente questo sarà il rovescio dove andiamo a cucire, quindi guardatemi bene, io qui ho il punto dove ho, ecco, guardate, il marcapunti, entro, tolgo il marcapunti ed inizio semplicemente a cucire. Potete cucire come preferite, potete cucire anche con l'uncinetto se per voi è meglio. Io, vedete, entro di nuovo nello stesso punto per fissare bene. Adesso guardate, entro semplicemente in ogni punto in questa maniera qui. In ogni punto corrispondente andiamo a cucire senza saltare nessun punto, perché come avete visto abbiamo gli stessi punti, quindi andate a cucire fino alla fine. Quando arriviamo, vedete, nell'ultimo punto, entriamo in questa maniera, io allargo un pochino, vedete, così, e cerco di chiudere al meglio questa parte. Ed ecco qui, e poi ovviamente andiamo all'interno del lavoro e andiamo a nascondere le codine. Mi raccomando di nasconderle bene, altrimenti il lavoro si disfa. Possiamo fare anche un nodino se temiamo che il filo sia troppo magari scivoloso e col tempo possa sfilarsi. Ed ecco qui. Ora andate a fare la stessissima cucitura anche da quest'altra parte. Questo, vedete, sarà il risultato una volta che noi abbiamo cucito, guardate, entrambe le parti. Adesso, prima di cucire anche nei lati, noi dobbiamo lasciare lo spazio per la manica e dobbiamo lasciare, vedete, io al centro della cucitura vado a misurare 20 centimetri e su questi 20 centimetri metto il mio marcapunti, quindi mettete un marcapunti per poi contare gli stessi punti anche dall'altra parte. Ed ecco qua, quindi abbiamo, guardate, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 e 17 righe, e quindi subito dopo la cucitura contiamo 17 righe anche da quest'altra parte. Adesso guardate, sulla parte dritta, quindi noi abbiamo cucito qua che è il rovescio, questa è la parte dritta, io inizio la lavorazione della manica, tolgo il marcapunti all'interno, vedete, della maglia alta, inizio e lavoro 1 2 e 3 catenelle, filo sull'uncinetto e lavoro un'altra maglia alta all'interno, quindi 2 maglie alte in ogni
spazio da una maglia alta, filo sull'uncinetto e di nuovo una maglia alta e 2 maglie alte nello stesso spazio e di nuovo 2 maglie alte in ogni spazio. E così dobbiamo andare a proseguire fino ad arrivare dove abbiamo l'altro marcapunti. Quindi andiamo a proseguire in questa maniera fino ad arrivare all'altro marcapunti. Quando arriviamo dove abbiamo, vedete, il marcapunti, noi semplicemente lo togliamo e lavoriamo le 2 maglie alte all'interno dello spazio da una maglia alta. Adesso abbiamo, vedete, tutte maglie alte e io personalmente andrò a lavorare tutte maglie alte per la mia manica. Quindi giro il lavoro con le 3 catenelle e in ogni maglia alta, vedete, lavoro una maglia alta in maniera molto semplice. Adesso lavorerò un tot di righe ovviamente fino ad arrivare, vedete, io arrivo dove ho l'altra maglia alta da 3 catenelle, di nuovo 3 catenelle, giro sempre il lavoro, quindi lavorerò un tot di righe e poi vi dico quante righe ho realizzato per la mia manica. Ho lavorato un totale di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 righe che in centimetri sono circa 9 centimetri. Adesso per la nona riga io lavoro in questa maniera qui, 1, 2 e 3 catenelle, giriamo sempre il nostro lavoro, filo sull'uncinetto e sulla maglia alta, vedete, subito dopo entro in questa maniera, quindi vedete da dietro attraverso la maglia alta e lavoro una maglia alta, filo sull'uncinetto, guardate bene, e quella dopo la attraverso al contrario, mentre quella ho fatto così, questa, vedete, vado dietro, attraverso sul davanti e lavoro una maglia alta. E adesso questa sul davanti, filo sull'uncinetto, quest'altra, vedete, sul dietro. Quindi lavoriamo delle maglie alte in rilievo, filo sull'uncinetto, questa sul davanti, filo sull'uncinetto, questa dietro e così via per tutta la nostra riga. E questo, vedete, sarà il risultato. Andate a proseguire in questa maniera. Quando arrivo, vedete, nell'ultimo punto, quindi ho lavorato questo sulla parte retro, adesso filo sull'uncinetto, conto le mie 3 catenelle e lavoro la maglia alta in maniera semplice, così, vedete, e questo è il risultato. Adesso una catenella e vado a tagliare un po' di filo, oppure se preferite possiamo andare a cucire anche direttamente con l'uncinetto. Se andiamo a cucire direttamente con l'uncinetto non abbiamo bisogno assolutamente di fare la catenella, quindi useremo questo sistema. Allora, questa, vedete, la parte dritta io piego sul rovescio, quindi di qua dovete avere, vedete, la cucitura, piego sul rovescio in questa maniera qui e vado a sistemare le lunghezze. Quindi chiudiamo, vedete, così la manica e adesso sulla parte di fronte, ecco, entro e tiro, vedete, questo filo ed ecco qui. E adesso in ogni spazio da una, allora questo ovviamente, vedete, è un pochino più stretto perché abbiamo lavorato la maglia in rilievo e lavoro 2 maglie alte, 2 maglie basse. Adesso nello spazio dopo la stessa cosa,
lavoro 2 maglie basse e così via, vedete, per ogni spazio. Quindi entro in uno e nell'altro frontale, 1 e 2, e anche qui. Quindi stendete bene il lavoro e non saltate nessuna riga. Ovviamente potete cucire anche con ago se preferite. Arriviamo, guardate, sotto dove abbiamo la parte dell'ascella, entro così e così. Questa è la prima riga, vedete, di lavorazione. Facciamo la stessa cosa delle 2 maglie basse e poi inizia, vedete, la parte del pannello. Quindi anche qui andiamo a lavorare 2 maglie alte in ogni 2 maglie basse, scusate, per ogni spazio da una maglia alta, ed ecco qui. E andiamo a proseguire ovviamente fino ad arrivare alla fine. Quando siamo arrivati, vedete, alla fine, e quindi abbiamo completato, guardate, tutta la nostra cucitura, semplicemente tagliamo il filo, nodino di sicurezza, e andiamo a nascondere questo filo all'interno della nostra lavorazione. Adesso andate a ripetere la stessissima lavorazione anche dall'altra parte. A questo punto, vedete, io ho già capovolto il mio cardigan e questo sarà il risultato. Adesso andiamo a lavorare un bordo tutto intorno, vedete, all'apertura del mio cardigan, e quindi iniziamo. Io inizio dal basso, vedete, dove ho le 3 righe di maglie alte, entro all'interno oppure sulla terza catenella, così, vedete, sulla prima in questo caso delle 3, e lavoro 1, 2 e 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entro attraversando, vedete, la maglia alta e lavoro una maglia alta. E adesso in ogni spazio, vedete, da una maglia alta semplicemente lavoriamo 2 maglie alte in ogni spazio. E andiamo a proseguire così fino ad arrivare al primo angolo. Quando arrivo, vedete, praticamente che ho completato tutta la riga, e quindi questo, vedete, è il mio angolo dove ho anche questa lavorazione. Faccio semplicemente 1 e 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entro di nuovo, vedete, nello stesso spazio e lavoro 1 e 2 maglie alte in questa maniera qui. Adesso guardate bene, io salto solo una maglia alta, questa la salto, e lavoro una maglia alta in ogni punto. Ecco, guardate, quindi dove abbiamo, vedete, anche la lavorazione, lavoriamo una maglia alta su ogni maglia alta, e dove abbiamo la catenella ovviamente lavoriamo una maglia alta. Quindi la lavorazione è sempre uguale. Adesso noi andiamo a proseguire ovviamente in questa maniera, lavorando sempre una maglia alta su ogni maglia alta, dove abbiamo, vedete, le maglie alte all'interno di questi spazi. Da una maglia alta lavoreremo sempre 2 maglie alte e così via fino ad arrivare dall'altra parte, dall'altro angolo. Quando arriviamo, vedete, sulla parte, quindi questa è la parte del davanti, vedete, ok, questa è tutta la parte del davanti, qui è la parte del dietro dove abbiamo, vedete, anche cucito la nostra manica. Qui noi dobbiamo andare a lavorare le maglie alte in ogni maglia alta. Ovviamente, guardate, vi faccio vedere, se io appoggio così ho questa situazione qui, quindi che cosa faccio? Guardate, mi aggancio, quindi salto la lavorazione qui e mi aggancio qui, vedete? Quindi filo sull'uncinetto, mi aggancio qui
e lavoro la maglia alta in questa maniera qui, vedete? Quindi adesso 2 maglie alte in ogni punto e abbiamo questa situazione, ok? Andate a proseguire e poi ovviamente dovete fare la stessa cosa anche dove abbiamo l'altra manica. Io adesso vado a proseguire fino all'altra manica. Sempre vedete sulla parte del collo dietro facciamo la stessa cosa. Qui ho, vedete, il laterale, adesso dobbiamo andare a lavorare l'altro laterale. Io salto questo gruppo da 3 maglie alte, vedete, filo sull'uncinetto ed entro in quello dopo e vado a lavorare sempre in questa maniera qui, ok? Qui ovviamente sul collo abbiamo le maglie alte e lavoriamo le maglie alte e adesso semplicemente sempre due maglie alte, scusate, ne ho lavorate 3, 2 maglie alte in ogni spazio e andate a proseguire fino alla fine di quest'altra parte. Quando arriviamo, vedete, da quest'altra parte a specchio, ovviamente con l'altro lato, noi qui abbiamo fatto, vedete, 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Anche qui dobbiamo fare uguale, alla stessa maniera, quindi io salto, guardate, questa maglia alta, entro nello spazio qui e lavoro 1 e 2 maglie alte, 2 catenelle e di nuovo 2 maglie alte all'interno, vedete, di questo spazio da una maglia alta ed ecco qui. E adesso ovviamente 2 maglie alte in ogni spazio della maglia alta fino ad arrivare alla fine. Ho completato, vedete, iniziando da questa parte ho completato tutto il giro sulla parte davanti, sul collo, su quest'altra parte davanti fin qui. Adesso noi dobbiamo andare a lavorare anche sulla parte sotto fino ad arrivare dove abbiamo iniziato. Mi trovo qui, vedete, ho lavorato tutta la parte, lavoro 1 e 2 catenelle in questa maniera qui, filo sull'uncinetto e qui vedete ho tutte le maglie alte. Allora questa è praticamente, vedete, la parte iniziale della lavorazione, quindi individuate quelle che sono, diciamo, l'altra parte della catenella di lavorazione e lavoriamo così, vedete, quindi una maglia alta su ogni punto ed ecco qui. Quindi adesso dovete andare a lavorare l'intera, vedete, parte sottostante che comprende sia la metà del davanti che la parte retro intera più l'altra metà del davanti fino ad arrivare, vedete, dove ci siamo agganciati e abbiamo iniziato. Arrivati alla fine, vedete, dove abbiamo praticamente iniziato, abbiamo le 3 catenelle, 1 e 2 e sulla terza catenella chiudiamo a maglia bassissima e quindi abbiamo praticamente uguale, vedete, le 2 parti. Adesso 1 2 e 3 catenelle, filo sull'uncinetto e nella maglia alta, vedete, subito dopo lavoriamo una maglia alta in rilievo sul davanti, filo sull'uncinetto, adesso lavoriamo una maglia alta in rilievo sul dietro, una maglia in rilievo sul davanti e così, vedete, alternando maglia alta in rilievo sul dietro e sul davanti e dobbiamo lavorare in questa maniera qui per tutta la lavorazione. Io adesso vado a proseguire e vi faccio vedere anche come fare nel primo angolo. Arriviamo, vedete, nel primo angolo, qui abbiamo le 2 maglie alte, ovviamente andiamo a lavorare anche questi alla stessa maniera, davanti, vedete, e dietro, e dove abbiamo le 2 catenelle, filo sull'uncinetto, 1 e 2, una catenella e di nuovo 1 e 2 maglie alte in questa maniera.
Adesso iniziamo da capo lavorando tutti i punti alla stessa maniera di maglia alta e rilievo davanti e dietro, e andate a proseguire così fino ad arrivare a dove abbiamo realizzato le 2 catenelle. Quando arriviamo, vedete, dove abbiamo le catenelle di aumento, anche qui lavoriamo 2 maglie alte nello spazio e di nuovo una catenella e di nuovo 2 maglie alte. E poi dove abbiamo, vedete, di nuovo le maglie alte, iniziamo da capo la lavorazione delle maglie alte, il rilievo sul davanti e sul dietro, e proseguiamo così completando il lavoro. Quando arriviamo alla fine del nostro lavoro, dove abbiamo le 3 catenelle, le 2 catenelle, lavoriamo 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte di nuovo, e all'interno, vedete, della terza catenella andiamo a chiudere la nostra lavorazione, e a questo punto la lavorazione è terminata. Quindi una catenella, entriamo nella prima maglia e lavoriamo una maglia bassa e una maglia bassa, vedete, in ogni punto, fino ad arrivare dove abbiamo iniziato. Quando abbiamo completato, vedete, la riga di maglie basse, io arrivo al punto precedente in questa maniera qui, salto un punto, in quello dopo prendo il filo così, vedete, poi entro al centro di questa maglia e riprendo il filo all'interno, e poi ovviamente andiamo a nascondere il filo all'interno del nostro lavoro. Fatto questo, il nostro cardigan è pronto. Io vi ringrazio come sempre che avete seguito il mio tutorial. Se vi fa piacere, condividete con me la vostra lavorazione sul mio gruppo Facebook. Io vi saluto e vi rimando a uno dei miei prossimi tutorial.